Ciao hackerini e hackerini! Pensate a questa scena. Siete degli hackerini terribili. Avete infettato il computer di qualcuno con un malware e ora volete farvi pagare. Gli dite, sono 100.000 euro, grazie. Ora però fermatevi un attimo e pensate. Come vorreste essere pagati? Con una valigetta piena di contanti scambiata in un vicolo buio alle 3 di notte? Con una carta di credito che lascia tracce ovunque? Ecco, diciamo che non sono proprio le opzioni migliori se non volete finire nei guai dopo 5 minuti. Ed è proprio per questo che molto spesso chi fa questo genere di cose chiede di essere pagato in criptovalute. Magari avete già sentito nominare la più famosa di tutte, Bitcoin. Dietro alle criptovalute però non c'è solo l'idea di soldi strani su internet. C'è una tecnologia pazzesca, elegante e soprattutto estremamente interessante. Quindi preparatevi perché oggi parleremo di blockchain e in particolare di come funziona Bitcoin. Lo so cosa state pensando, ma Sinna, ma che c'entra tutto questo con la sicurezza? C'entra e come? Qui dentro c'è crittografia, firme digitali e tanto altro. E poi ci sono anche attacchi noti, perché in fondo siamo hackerini, noi rompiamo cose. Però insomma, basta chiacchiere, iniziamo. Molti pensano che la blockchain sia nata dal nulla con Bitcoin, ma l'idea è molto più vecchia, o vintage dovrei dire. Già negli anni 80 i ricercatori si chiedevano ma come facciamo a scambiarci dati senza doverci per forza fidare ciecamente dell'altro? Insomma, c'erano già problemi di fiducia a quei tempi. Poi negli anni 90 sti tizi, Stuart Haber e Scott Stornetta, trovarono una soluzione geniale per notarizzare i documenti digitali. Insomma, volevano capire se qualcuno li aveva manomessi. E quindi che facevano? Calcolavano un'impronta digitale del documento e sentite questa, lo pubblicavano ogni settimana tra gli annunci economici del New York Times. Stampandolo su carta e distribuendolo in migliaia di copie, quell'impronta diventava eterna. Se provavi a modificare il documento originale, l'impronta non corrispondeva più. E loro capivano che non dovevano fidarsi del nuovo stagista, insomma. Ma nel 2008 arriva Satoshi Nakamoto. Chiunque sia, perché in realtà è un nome inventato. Nessuno sa se è una persona o un gruppo di persone. Ma in ogni caso, ha preso questa vecchia idea e ha creato un sistema dove non serve fidarsi di nessuno, perché ci pensa la matematica. Nasce così Bitcoin, il famigerato Bitcoin. Qui però dobbiamo fermarci un attimo, perché nasce sempre una confusione enorme. Blockchain e Bitcoin non sono la stessa cosa. La blockchain è il registro pubblico, Bitcoin è la valuta. Quindi, quando volete fare una transazione, inviate un messaggio per spostare i Bitcoin e una volta confermato viene scritto per sempre nella blockchain. Pensate un po' alla blockchain come ad un'autostrada. È una struttura gigantesca, pubblica, che nessuno possiede davvero. Su questa strada possono viaggiare un sacco di cose diverse, come per esempio i documenti. Bitcoin è semplicemente la prima macchina, quella più famosa e rumorosa, che ha iniziato a viaggiare su questa strada, ed è esattamente una criptovaluta. Ma che cosa significa criptovaluta? È un parolone per dire due cose semplici. Cripto, perché usa la crittografia per rendere tutto sicuro e impossibile da falsificare. Valuta, perché aspira ad essere una moneta, un mezzo per scambiarsi valore, che è un modo complicato per dire che ci passiamo qualcosa che vale dei soldi. Però insomma, dire la blockchain di Bitcoin è un po' come dire l'internet di Google. Cioè, capite? In realtà non è corretto. Google usa internet, ma internet esiste anche senza Google. Allo stesso modo, Bitcoin usa la blockchain, ma la tecnologia blockchain può vivere benissimo anche senza Bitcoin. E quindi, ora che ve l'ho nominato 30.000 volte, vi state chiedendo, ma che è sta dannata blockchain? Il nome dice tutto, è una catena di blocchi, ma non di cemento, non di patate, ma di dati. Immaginatela come un treno infinito, ogni carrozza è un blocco. Dentro ogni carrozza ci sono le informazioni e ogni carrozza è agganciata a quella precedente. La caratteristica però magica è che i vagoni si possono solo aggiungere, non li potete rimuovere. Infatti, una volta che un vagone è agganciato al treno, non puoi più sganciarlo, non puoi più pitturarlo di un altro colore e non puoi cambiare quello che c'è scritto dentro. Ma chi è il capotreno? Chi controlla i biglietti? Nessuno. Proprio per questo si dice che è decentralizzata. Non c'è una stazione centrale, tipo un server centrale. Ma esistono migliaia di computer chiamati nodi in tutto il mondo che hanno una copia esatta di tutto il treno e controllano che nessuno provi a scambiare i vagoni di posto. Però i nodi non si conoscono tra di loro, nessuno sa chi è l'altro. Lo so, vedo il fumo uscire dalle vostre orecchie. Era lo stesso fumo che usciva dalle mie mentre mi è venuta la geniale idea di fare questo video. Ma restate con me perché ora entriamo nel vivo e vedrete come tutti i pezzi del puzzle si incastrano. Uno degli utilizzi principali della blockchain in realtà è proprio quello finanziario. Ci sono anche altri utilizzi di cui vi parlerò dopo, ma diciamo che un modo è proprio quello di mandarsi criptovalute. Però qui vi potrà sorgere una domanda. Se nessuno sa chi sono, come fa Pippo a mandarmi per esempio Bitcoin?
E qui entra in gioco il wallet. E no, non è un portafoglio come quello che avete in tasca. Un wallet non contiene monete, contiene soltanto chiavi crittografiche. La chiave pubblica è un po' come il tuo IBAN, l'indirizzo che dai a tutti per farti mandare i soldi. La chiave privata invece è un po' come il tuo PIN. Questa non devi darla a nessuno, serve per firmare digitalmente la transazione. Se la perdi o la dai a qualcuno, i tuoi bitcoin sono andati. Praticamente il wallet è come una cassetta della posta. La chiave pubblica è la fessura della cassetta. Chiunque può passarci davanti e infilarci un messaggio e quindi i soldi. La chiave privata invece è la chiave fisica, che avete solo voi per aprire lo sportello e prendere i soldi. Ma ricordate, il wallet non contiene monete fisiche e non contiene nemmeno un saldo come quello del conto corrente. Contiene invece pezzi di storia. Il vostro totale di Bitcoin è semplicemente la somma di tutti i pagamenti che avete ricevuto in passato e che non avete ancora speso. E siccome la blockchain è un registro pubblico, chiunque può vedere quanti Bitcoin ci sono su un certo wallet. Ma nessuno sa veramente che quel wallet appartiene a voi. Tutti possono vedere i movimenti, ma nessuno vede a chi appartiene proprio quel wallet. Ma come si fa esattamente a mandare soldi usando una blockchain? Beh, nel mondo normale, se voglio mandare 5 euro a qualcuno, apro l'applicazione della banca, clicco due bottoni e se alla banca va a genio, decide di approvare la transazione. Con Bitcoin la storia è molto diversa. Io non mando 5 Bitcoin a Mario Rossi, ma al suo indirizzo alfanumerico, cioè un codice composto sia da lettere che da numeri, ed è praticamente una versione più corta della chiave pubblica. Immaginatelo come una targa dell'auto o un codice fiscale molto lungo e casuale. Non c'è il suo nome, c'è solo questo codice pubblico. Come detto, il mio wallet non contiene monete, ma le mie chiavi digitali. Quando invio quei bitcoin a Mario, firmo un messaggio digitale che dice: io ho l'autorità per sbloccare questi 5 bitcoin e assegnarli all'indirizzo di Mario. Questa richiesta finisce in una lista d'attesa globale e qui entrano in gioco i minatori, o miners, se vogliamo fare i fighi in inglese. Loro prendono la mia transazione e quella di altre migliaia di persone e le impacchettano in un blocco. Ma per sigillare quel blocco, così che non può essere più modificato e quindi renderlo ufficiale, devono risolvere un puzzle matematico difficilissimo. Solo quando il puzzle è risolto, il blocco viene aggiunto alla catena, cioè alla blockchain. A quel punto la transazione non si può più cambiare. Mario vede i soldi sul suo wallet e io non posso più chiederli indietro. Ok, però ora che avete capito l'idea generale, io firmo, i minatori risolvono, la blockchain registra, facciamo un salto di livello. Perché se siete su questo canale so che non vi accontentate della superficie. E andiamo a vedere cosa succede davvero dentro questi blocchi. Dovete sapere che questi blocchi contengono in realtà molte informazioni. Infatti ci sono due parti, l'intestazione e il contenuto. Pensate al blocco un po' come una lettera. Avete l'intestazione dove scrivete emittente e destinatario e poi avete il contenuto della lettera. Ecco, più o meno è la stessa cosa. Il contenuto è facile, è la lista di tutte le transazioni, la mia, quella di Mario, quella di altre migliaia di persone. L'intestazione invece è il cervello. Contiene l'identificativo del blocco precedente, cioè il gancio che unisce la catena, la data, la difficoltà attuale e il Merkle root. Ok, ora vi ho detto troppe cose, però facciamo chiarezza. Non voglio andare troppo nei dettagli con cos'è il Merkle root, perché altrimenti non ne usciamo più. Però sappiate che è praticamente un riassunto matematico geniale. Invece di scrivere tutte le transazioni nell'intestazione, le frulliamo insieme finché non otteniamo un codice unico. Se si cambia anche una sola virgola in una transazione, questo codice cambia completamente, praticamente come un sigillo di garanzia. Ovviamente se vi interessa saperne di più fatemelo sapere, in realtà è un meccanismo veramente geniale ed incredibile. Ma prima di creare il blocco, dobbiamo capire cosa ci stiamo mettendo dentro. E qui torniamo alla nostra transazione. Vi ricordate i 5 bitcoin per Mario? Ecco, la realtà è molto più complicata di un semplice invio. Infatti qui le cose si fanno ancora più interessanti. Se io voglio mandare 5 bitcoin, il mio wallet non guarda un semplice totale, ma fa un po' il detective. Infatti va a vedere tutte le volte che ho ricevuto soldi in passato e che non ho ancora speso. Mettiamo che un mese fa Pippo mi ha mandato 3 bitcoin e ieri Gina me ne ha mandati 2.5. Io non ho 5.5 bitcoin in un unico pezzo, ho due pezzi separati. Per mandare 5 bitcoin a Mario, il mio wallet deve fondere questi due pezzi e quindi crea una lista di istruzioni in questo modo. Prende il pezzo da 3 e il pezzo da 2.5, assegna 5 bitcoin all'indirizzo di Mario,
E poi, siccome i pezzi originali vanno consumati interamente, cioè non puoi lasciare pezzi a caso, allora il sistema crea un resto, diciamo 0.495 bitcoin. Ma dove vanno esattamente? Tornano a me. Il mio wallet genera una nuova transazione per me stessa e ci spedisce il resto. Cioè mi sto rimandando bitcoin così da poter essere usati la prossima volta che voglio mandare di nuovo quei bitcoin. Però se fate il calcolo, manca un 0.005. Quello non sparisce nel nulla, è la commissione per i minatori. Più è alta questa mancia, più i minatori saranno veloci a scegliere la vostra transazione, invece di quella di qualcun altro. Praticamente il premio finale se riescono a risolvere il puzzle matematico per creare il blocco. Una volta preparate questa lista di istruzioni, il wallet le firma con la chiave privata. È una firma digitale impossibile da falsificare. Dimostra che io sono il legittimo proprietario di quei pezzi di Bitcoin. A quel punto la transazione viene lanciata, ma non finisce subito nella blockchain, finisce nella mempool. Immaginatela come una sala d'attesa di una stazione, stracolma di gente, che aspetta di salire sul prossimo treno. Migliaia di computer nel mondo, cioè i nodi che vi dicevo, ricevono la mia richiesta e controllano. La firma è valida. Questa tizia ha davvero i soldi. Se passa il controllo, la transazione resta in sala d'attesa finché un minatore non la prende. Ora però arriva la parte pazzesca. Come vi dicevo, per aggiungere il blocco alla catena, i minatori devono risolvere un puzzle. Cioè, non è che arriva il primo minatore di turno e aggiunge blocchi. E no, è più complicato. Il minatore prende tutti i dati dell'intestazione del blocco e aggiunge un numerino a caso, chiamato nonce. Poi butta tutto nel frullatore. Il risultato è un hash, cioè una serie di caratteri univoci che cambieranno se fai anche un minimo cambiamento a quel numero iniziale. In pratica è come se frullate fragole e banane e vi esce un frullato rosa. Se cambiate anche solo un ingrediente, ovviamente il colore cambia totalmente. Quindi il minatore deve trovare un hash che inizi con tantissimi zeri. Siccome parliamo di hash, in generale non c'è un calcolo esatto per far creare un hash con la forma che si vuole. Cioè non puoi dire se metto il numero 5 allora avrò l'hash che inizia con 10 zeri. E no, altrimenti non sarebbe così difficile. Infatti non esiste una formula matematica per arrivarci. Si deve andare a tentativi, il famoso brute force. Quindi il minatore che fa? Prova col numerino 1, esce un hash che inizia con A, sbagliato purtroppo. Poi prova col numerino 2 ed esce un hash che inizia con F, e anche qui non ci siamo. Dopo ore di calcolo e con un rumore assordante di ventole e chip che bruciano energia, un po' come il mio computer in live, prova col numero 5.848, qualcosa così. E boom, ecco l'hash con 10 zeri iniziali, proprio quello richiesto. E questo è esattamente il proof of work. Il risultato stesso è la prova che hai lavorato duramente. È come se vi mostrassi un cubo di Rubik gigante, con migliaia di quadratini, tutto perfettamente risolto. Se lo guardate capite in un istante che ho dovuto faticare e fare migliaia di mosse per ordinarlo. Nessuno penserebbe mai che sia successo per caso. Però, mentre per me è stato difficile risolverlo, per voi è facile controllare che ogni faccia sia dello stesso colore. Il risultato è quindi la prova del mio lavoro. Però insomma, credo sia impossibile per me che non riesco a risolvere nemmeno quello più semplice. Ma vabbè, questa è un'altra storia. Quando il minatore vince, vince anche il premio, cioè il premio che avevate messo voi, e il blocco viene aggiunto. Quando il blocco viene finalmente aggiunto alla catena, Mario, a cui avevo mandato i bitcoin, vede la prima conferma. Ma cosa succede se qualcuno volesse hackerare il sistema e cambiare la mia transazione? Dovrebbe rifare il puzzle di quel blocco, ma anche dei blocchi successivi, e di quelli successivi ancora. E lo dovrebbe fare più velocemente di tutti gli altri minatori del mondo messi insieme. È fisicamente e matematicamente impossibile. Ecco perché dopo 6 blocchi, circa un'ora, diciamo che la transazione è scritta nel marmo digitale. Nessun governo, nessun hackerino, nessuna banca può tornare indietro. I 5 bitcoin sono di Mario e il registro è aggiornato, non si può cambiare. E ora vi starete chiedendo, ma perché tutto questo sforzo? Perché non si può inserire la transazione e basta? Beh, per la sicurezza e anche per il tempo. Dovete sapere che Bitcoin ha un limite matematico scolpito nel codice. Possono esserci al massimo 21 milioni di pezzi. Satoshi Nakamoto voleva che nascesse un blocco ogni 10 minuti, ma ovviamente i computer diventano sempre più potenti. Se non ci fosse un freno, tra 2 anni blocchi verrebbero trovati ogni secondo e 21 milioni di bitcoin finirebbero subito. E qui entra proprio in gioco la difficoltà, che vi ho citato prima. Prima vi ho detto che il minatore deve trovare un hash che inizi con un certo numero di zeri. In realtà questa è una semplificazione. La verità è che la rete Bitcoin stabilisce un numero specifico chiamato target, in pratica un obiettivo.
Per risolvere il blocco, l'hash che esce dal frullatore del minatore deve essere inferiore o uguale a quel target. Immaginate che il target sia un numero altissimo, tipo 1.000.000. Ovviamente è facile trovare un numero a caso che sia più basso di 1.000.000. Ma se la rete abbassa il target a 10, allora diventa più difficile trovarne uno che gli stia sotto, no? E qui vi vedo confusi a chiedervi, ma allora perché parliamo di zeri? Perché l'hash, come vi ho detto, è espresso in un formato che usa numeri e lettere. Più il target è piccolo e più zeri devono apparire all'inizio del numero per far sì che sia piccolo. Se il target è 005, un hash che inizia con 004 va bene. Se il target diventa 000000002, capite bene che l'hash deve avere molti più zeri iniziali per poter essere un numero più basso di quello. Quindi più il target è basso, più la difficoltà è alta perché servono più zeri. Più il target è alto, più è facile perché bastano pochi zeri. Satoshi Nakamoto ha stabilito che ogni 2016 blocchi, circa 2 settimane, la rete controlla quanto tempo ci hanno messo i minatori. Se i minatori sono stati troppo veloci, tipo 8 minuti a blocco, la rete abbassa il target. Tradotto, chiede più zeri iniziali nell'hash. E quindi il puzzle diventa più difficile. Se i minatori invece spengono le loro macchine e ci mettono troppo, la rete chiede meno zeri e il puzzle ovviamente diventa più facile. In pratica è come se andaste a pesca. Se siete 10 persone, magari pescate un pesce ogni 10 minuti, ma se ad un certo punto arrivano 1000 pescatori professionisti con reti giganti, la difficoltà cambia, perché ovviamente riescono a prendere molti più pesci in meno tempo. Invece con la regola di Satoshi Nakamoto, nonostante i 1000 pescatori, la media rimarrà sempre di un pesce ogni 10 minuti. È come un sistema che si autoregola senza un capo. Quindi l'aggiustamento della difficoltà serve proprio a mantenere l'emissione di Bitcoin costante e prevedibile. Capite bene però che siccome bisogna calcolare hash ad una velocità folle, un semplice computer non ce la può fare, probabilmente vi si squaglierebbe sulla scrivania dopo 10 minuti. Proprio per questo i minatori utilizzano dei computer specifici, chiamati ASIC. Questi non sono PC normali, sono dispositivi che sanno fare solo una cosa: calcolare quell'hash, ma lo fanno miliardi di volte più velocemente del vostro portatile. E ovviamente rimangono accesi giorno e notte. Non è che a mezzanotte dici, vabbè, dai, spengo tutto e continuo domani. E no, se spegni perdi la corsa. Un altro minatore risolverà il puzzle e tu avrai solo sprecato tempo ed energia. Però capite che questo comporta un consumo di energia elettrica enorme. Spesso ci preoccupiamo di quanto consuma l'intelligenza artificiale, ma ci dimentichiamo che Bitcoin è anche un gigante che mangia un sacco di energia. Però i minatori non sono stupidi, ovviamente lo fanno per guadagnare. Per questo i minatori scappano dall'Italia o dall'Europa dove l'energia costa una fortuna e vanno dove costa pochissimo o dove possono usare fonti rinnovabili in eccesso. E proprio perché l'energia costa, alcuni hanno pensato: e se usassi il PC degli altri? E questo è proprio l'attacco del cryptojacking. Gli hackerini nascondono dei piccoli programmi dentro siti web o programmi piratati. Mentre tu guardi un film o giochi, il tuo PC inizia a lavorare al 100% per minare Bitcoin, proprio per conto dell'hackerino di turno. Cioè, l'hackerino utilizza il tuo PC per risolvere quel puzzle matematico di cui vi parlavo prima. Il PC rallenta, scalda come un forno e la bolletta della luce lievita. Se vedete che la vostra ventola urla anche se state solo leggendo un'email, io una domanda me la farei, ecco. Non dico che sicuramente è questo il motivo, ma potrebbe esserlo se il giorno prima avete scaricato il nuovo GTA 6 gratis, che ovviamente ancora non è uscito. Uscirà mai? E chi lo sa. Ma l'attacco più leggendario è proprio quello del 51%. Immaginate che un gruppo di minatori riesca a possedere più della metà della potenza di calcolo mondiale, cioè il numero totale di tentativi, cioè gli hash, che tutti i minatori del mondo messi insieme riescono a fare in un secondo. Oggi parliamo di una potenza mostruosa, miliardi di tentativi al secondo. Se hai la maggioranza, puoi provare a barare creando una versione segreta della blockchain. Funziona così. L'attaccante si disconnette dalla rete e inizia a minare blocchi da solo, in privato. Nella catena pubblica, quella che vediamo tutti, spende 100 bitcoin per comprare un jet privato. Il venditore vede la transazione, aspetta le conferme e gli consegna il jet. Nella sua catena segreta, l'hackerino non inserisce il pagamento del jet. Per il suo computer, quei 100 bitcoin sono ancora lì, pronti per essere spesi di nuovo. Ora dovete immaginare la blockchain come una gara tra due squadre di costruttori. La squadra onesta, cioè tutti i minatori del mondo che lavorano alla luce del sole. L'hackerino che lavora nel suo scantinato al buio creando una catena parallela. Normalmente l'hackerino perderebbe perché è da solo contro tutti, ma siccome lui ha il 51% della potenza, cioè la maggioranza,
I suoi dispositivi sono più veloci di quelli di tutto il resto del mondo messi insieme. Mentre la squadra onesta riesce a costruire 10 blocchi, l'hackerino, essendo più potente, ne costruisce 11 o magari 12. Ed è qui che scatta la trappola. Nella rete Bitcoin esiste il Nakamoto Consensus, cioè la regola della catena più lunga. Se un nodo riceve 2 blockchain, deve per forza accettare quella che ha più lavoro dietro, ovvero quella con più blocchi, quella più lunga. Quindi l'hackerino aspetta che il jet gli venga consegnato, aspetta che il venditore sia tranquillo e poi boom! Connette il suo computer ad internet e pubblica la sua catena segreta. In un millisecondo tutti i nodi del mondo vedono che la catena dell'hackerino è più lunga. Automaticamente la catena onesta, quella dove c'era il pagamento del jet, viene scartata e cancellata. I 100 bitcoin tornano nel portafoglio dell'hackerino, ma il jet è già nel suo garage. E ora qui vi starete chiedendo, ma perché nessuno lo fa? Beh, perché primo costerebbe decine di miliardi di dollari in dispositivi ed elettricità. Oltretutto nemmeno esistono i computer ASIC nel mondo per arrivare a superare il 51% della rete. E secondo sarebbe un suicidio economico. Se si facesse un attacco del genere, la fiducia in Bitcoin crollerebbe e il valore della moneta andrebbe a zero. Quindi si sarebbero spesi miliardi per distruggere un tesoro che ora non vale più nulla. È come se un rapinatore facesse esplodere la zecca di Stato mentre è ancora dentro. Però parlando di maggioranza starete pensando, però se ho la maggioranza cambio le regole e mi regalo milioni di dollari, divento ricco. E qui casca l'asino. Se cambi le regole, ad esempio aumenti il numero di bitcoin o rendi il puzzle facilissimo, i nodi onesti rifiuteranno i tuoi blocchi e sorpresa sorpresa hai appena creato un hard fork. Praticamente hai creato un universo parallelo. Avrai il tuo bitcoin farlocco dove sei ricchissimo, ma nessuno lo vorrà comprare perché non è il bitcoin originale. È successo davvero in realtà nel 2017 con Bitcoin Cash. Una parte della comunità voleva regole diverse, si sono staccati, ma il bitcoin originale è rimasto il re, mentre l'altro vale solo una frazione. E infine ci sono attacchi più subdoli, ad esempio l'attacco Sibyl, dove un hackerino crea migliaia di nodi falsi che diventano i vicini dei vostri nodi e vogliono farvi credere che una transazione sia avvenuta quando non è vero. Ma Bitcoin è preparato e sa bene come riconoscere i nodi vicini affidabili. E poi il DDoS, Distributed Denial of Service. Ebbene sì, abbiamo anche qui il DDoS. In pratica si mandano tantissime richieste ai nodi per bloccarli, ma Bitcoin è talmente distribuito che spegnere qualche centinaio di nodi è come cercare di svuotare l'oceano con un cucchiaino. Gli altri decine di migliaia continueranno a far girare la rete senza accorgersene. A questo punto, dopo aver visto come gli hackerini potrebbero potenzialmente rompere il nuovo giocattolino, forse vi starete chiedendo: ma come facciamo noi ad entrare in questa rete in modo onesto? Ovviamente non c'è un sito ufficiale tipo bitcoin.com dove vi registrate e quindi potete o scrivervi il vostro programmino o usarne uno già esistente. Se usate e quindi installate un programma per farvi entrare nella rete Bitcoin, il vostro computer diventa proprio un nodo. E succede una cosa affascinante. Prima di tutto il programma contatta dei nodi storici e chiede: ehi, chi è online? Da quei nodi il vostro PC inizia a scaricare la storia del mondo Bitcoin dal 2009 ad oggi. Chiede i primi blocchi ad un nodo in Giappone, i successivi ad uno in Islanda e così via. Dopo ore o giorni il vostro PC ha scaricato circa 600 giga di dati, perché ovviamente deve scaricare tutta la blockchain. E ora, complimenti, siete un pezzetto della rete. Ma la cosa incredibile è che questa struttura a blocchi e catene non serve solo a spostare soldi, è un modo per certificare la verità digitale senza bisogno di intermediari. E qui entra in gioco un concetto fondamentale, gli smart contract. Ora non mi voglio dilungare su cosa sono, magari ci faccio un altro video. Immaginate un distributore automatico. Inserite una moneta, se l'importo è corretto, il distributore rilascia la merendina. Nessun cassiere, nessuna fiducia necessaria, nessuna discussione. Uno smart contract funziona allo stesso modo, ma sulla blockchain. Praticamente è un programma che dice: se succede A, allora esegui B. E una volta pubblicato, nessuno, nemmeno chi l'ha creato, può fermarlo oppure modificarlo. Grazie agli smart contract, la blockchain può essere usata per tracciare prodotti, gestire identità digitali o creare sistemi di voto elettronico trasparenti. Non garantisce la verità assoluta dei dati inseriti, ma assicura che una volta registrati non possano essere cancellati o modificati da nessuno senza lasciare traccia. Quindi, che tu lo veda come il futuro della finanza o come un esperimento folle, una cosa è chiara: Bitcoin ha dimostrato che non serve sempre fidarsi delle persone, a volte basta fidarsi della matematica e del codice. Se ti è piaciuto il video lascia un like e iscriviti al canale per altri contenuti sul magico mondo della cyber security. Ciao, alla prossima!